Ragazzi, ben trovati. Oggi andremo a invertire le gomme poiché ho percorso più di 10.000 km e quindi è ora di invertire le ruote e andiamo a vedere poi come ripristinare l'errore dei valvolini Bluetooth che almeno il mio modello non riconosce quando invertiamo le stesse, quindi ci dà la pressione invertita sul nostro display della macchina. Vedete ragazzi? Praticamente mi indica, a parte la pressione bassa del pneumatico, e poi praticamente sono invertiti i sensori, quindi oggi andremo a portare nella posizione corretta le gomme, poi andiamo a vedere se praticamente li prende in automatico o bisogna resettare i sensori tramite il menu dell'autovettura. Iniziamo con smontare le ruote. Gli attrezzi necessari sono questi tre, più il crick chiaramente. Questo serve per estrarre la copertura in plastica del bullone della ruota, questo per alzare il crick e la chiave dello smontaggio dei bulloni serve anche per utilizzare il crick. Quindi il crick va posizionato qui sotto, anche con le pedane montate, perché parecchi di voi mi hanno chiesto, montando le pedane sotto le portiere poi posso utilizzare ancora il crick? Certo ragazzi, si può utilizzare sicuramente anche il crick, perché altrimenti se foriamo per strada non vedo come potremmo riparare la gomma o sostituire la gomma con quella di scorta. Quindi qui sotto abbiamo i gancetti dove andiamo a posizionare il nostro crick, vedete? Questi sono praticamente liberi. Queste sono le staffe della pedana e questi sono, diciamo, gli alloggi dove va posizionato il crick. Sono rimasti tali, quindi non dà assolutamente fastidio la pedana. Una volta inserito il crick all'interno degli alloggi andiamo a sollevare l'autovettura. Vi faccio vedere gli attrezzi dove li abbiamo riposti all'interno del bagagliaio. Allora, gli attrezzi necessari chiaramente sono riposti sotto al doppio fondo, quindi bisogna togliere la prima parte del doppio fondo e poi troviamo gli alloggi dov'è la ruota anche di scorta. Ok? Io per sicurezza ho anche il kit di riparazione gomma, non si sa mai, meglio abbondare che deficere. Ok? E qui sono tutti gli attrezzi necessari. Poi lavorare con questo rompiscatole che mi fotte gli attrezzi non è facile ragazzi, questo birbaccione qua. Sparisci che mi viene a fregare gli attrezzi, sparisci brutto ladro di un cane. Prima di sollevare l'auto ragazzi, se no qualcuno poi come al solito mi cazzia, mettiamo un cuneo o qualcosa sotto la ruota opposta. Allora, prima di sollevare la ruota definitivamente dobbiamo andare a togliere la protezione dei bulloni in plastica sia della ruota anteriore che posteriore e poi e questo è l'ultimo, ecco qua. Poi andiamo ad allentare i nostri bulloni. Poi una volta allentato la ruota sia anteriore che posteriore andiamo a sollevare l'auto quanto basta. L'importante è che riesci a sollevare leggermente anche la ruota posteriore. La ruota anteriore si è sollevata,
come vediamo che si solleva leggermente anche quella posteriore, ci possiamo anche fermare. L'importante è che ci consenta la rimozione della stessa. Ok, è più che sufficiente. Poi per sicurezza mettiamo un bel cioccone di legna. Tante volte il crick dovesse cedere, ma ho i miei dubbi, però per sicurezza lo andiamo a mettere sotto al pezzo del telaio. Allora ora andiamo a rimuovere i bulloni definitivamente. Ok, ecco qua il nostro bello rotone da 18. Poi portiamo la ruota dietro, poi andiamo a rimuovere i bulloni della ruota posteriore. Ok, a posto, e questa la mettiamo avanti. Ragazzi, con l'occasione, quando andate a invertire le gomme, guardate pure a che punto sono praticamente le pastiglie dei freni, dei dischi. Qui mi pare che ancora ci sono, quindi penso che altri 5-10.000 km dovrei farli. Anche il disco sta bene, non ha neanche un minimo di scalino, quindi almeno posteriori siamo a posto. Allora andiamo a montare la ruota posteriore. Andiamo a individuare il primo bulloncino. Ma comunque che motori fanno? Ok, e questa è fatta. Spazzolate tutti. Allora, calcolate che l'auto ha 42.000 km e le pasticche ancora, non dico che stanno bene, ma io penso che almeno altri 10.000 ne fanno. Ha un minimo scalino, proprio sul disco, ma proprio un'inerzia. Andiamo a rimontare la ruota. Andiamo a mettere il primo bullone. Ok, appuntato il primo, andiamo a mettere gli altri.
possiamo, basta sacarina, possiamo far scendere la belva. Andiamo a togliere il nostro cioppone di legno. Ok, facciamo riscendere il nostro Qashqai. Una volta che abbiamo riabbassato il Qashqai andiamo a stringere definitivamente i bulloni della ruota. Comunque mi fanno sega. Ok, e poi andiamo a rimettere i coperchietti dei bulloni. 1, 2, 'Tiago, presto. Poi passiamo alla ruota posteriore e stringiamo i bulloni anche di questa. Ecco qua. Andiamo a rimettere i cappuccetti. Chiaramente adesso lo stesso procedimento va fatto dalla parte opposta in maniera speculare. Vabbè, adesso non vi posso far vedere tutto, ragazzi, Allora, al lavoro terminato andiamo a rimettere a posto i nostri guanti della yurt dentro il saccottino qui della Nissa. Vediamo, e questo è uno. E poi andiamo a rimettere a posto gli attrezzi, quindi alziamo di nuovo la paradia, mettiamo il crick, il crick lo mettiamo lì, poi la chiave stava qui e poi il gancio che stava qua dentro e lo rimettiamo qua a posto. Ecco qua, questi li abbiamo messi a posto. Ah no, cazzo, è rimasto il gancetto per levare i copri bulloni. A posto, possiamo richiudere, rimettere il pezzo. Mamma mia, quanta roba qua dentro, ragazzi, la mano santa si tocchi i fondi. A posto. Poi non ci dimentichiamo però di andare a ripristinare la pressione dei pneumatici, perché ricordiamoci che l'abbiamo di nuovo invertiti, quindi dobbiamo andare a ripristinare la pressione, quindi anteriori e posteriori. Il nostro bel compressorino immancabile. Allora, eccoci qua, andiamo adesso a ripristinare la pressione dei nostri pneumatici, poiché l'abbiamo invertiti, quindi
questo dietro andrà a 2,1 e quello anteriore andrà a 2,3, quindi in teoria adesso noi troviamo la pressione a 2,3 perché questo stava anteriormente. Ma che conti sto a fare? Non so quello che ho detto, ma ho detto bene. Poi andiamo in questo caso invece a gonfiare lo pneumatico, quindi lo mettiamo a 2,3, 2,3. Penso che dovrò mettere a caricare il compressorino perché questi giorni mi sono divertito e si è scaricata la batteria, però ancora funziona. Poi chiaramente dobbiamo fare gli altri due pneumatici dalla parte opposta e poi vi faccio vedere dalla strumentazione come ripristinare i sensori delle ruote. Eccoci qua, accendiamo la belva, accendiamo l'aria condizionata a palla, sto evaporando praticamente, cazzo che caldo. Però dobbiamo fare una cosa molto importante, perché ieri in tantissime donne piacenti mi hanno chiesto come poter mandare. Ok, allora già esce fuori l'avviso, vedete? Pressione pneumatici bassa. Ora voglio vedere, visto che sono stati gonfiati e praticamente in teoria dovrebbe adesso leggere da solo la pressione e resettare i sensori. Vediamo, ci muoviamo un pochino, vediamo se riesce a resettare in automatico i sensori, altrimenti dobbiamo fare qualche chilometro. Allora, e la discoteca che suona da tutte le parti. Allora vediamo se è sufficiente solo questo pezzettino, mettiamoci all'ombra. Allora andiamo a vedere. In teoria adesso, eccoci qua, ha resettato da solo il tutto, ve lo faccio vedere. Ha preso in automatico la nuova pressione dei pneumatici e praticamente adesso riconosce perfettamente la pressione, visto che ho invertito i pneumatici, cosa che chiaramente l'altra volta non ho fatto. Quindi ripeto, se la macchina è del 2018 c'è la possibilità che invertendo le ruote non riesce a leggere i sensori Bluetooth delle ruote stesse, quindi in teoria anche resettando dal quadro strumenti non si resetta. Io sono andato avanti per 12.000 km in quella maniera, quindi vi faccio vedere adesso che praticamente ha resettato i sensori. Vedete, adesso li legge tranquillamente, 2,3 davanti e 2,1, 2 dietro, poiché ho sgonfiato di più la ruota e non ho messo in maniera precisa la pressione. Allora vi faccio vedere ugualmente però da dove si va a resettare i sensori dei pneumatici.
Allora, prendiamo salta telecamerina, ci rimettiamo in posizione, visto che tanto ormai li ha resettati in automatico, quindi basta fare un leggero movimento con l'auto e legge in automatico i sensori, non c'è bisogno di fare 10-20 km come si dice in genere, basta solo muoverci un pochetto in modo che i sensori vadano a leggere la pressione degli pneumatici. Allora, lasciamo la macchina in moto, organizziamoci con la telecamerina. Per andare a resettare questi sensori delle ruote dobbiamo andare con la freccetta, con il joystick a sinistra dello sterzo fino ad impostazioni, poi con il tasto OK entriamo in impostazioni e andiamo a cercare il menu dedicato. Allora, scorriamo con le freccette in basso nel menu impostazioni e andiamo a cercare per l'appunto pressione pneumatici, eccola qui, poi confermiamo con OK, sempre nel joystick qua a sinistra, e poi qui abbiamo target anteriore e posteriore, praticamente la pressione degli pneumatici, quindi anteriore 2,3, torniamo dietro con la freccetta di ritorno e poi andiamo a vedere posteriore 2.1, quindi 2.3 anteriore e 2.1 posteriore. Torniamo indietro con la freccetta, unità ci dice bar, abbiamo la possibilità di inserire PSI o chilogrammi centimetro ed altro, e poi praticamente questo qui sotto è il tastino per resettare i sensori Bluetooth degli pneumatici. Andiamo a cliccare su reset avvio, ok. Allora, se cancelliamo torniamo indietro, praticamente ci torna lo stesso menu, sempre con OK clicchiamo e da questo menu qui sotto start in teoria andiamo a resettare i sensori Bluetooth degli pneumatici. Andiamo con OK, resettando il sistema pressione pneumatici. In teoria in questa maniera dovrebbe aver resettato la configurazione dei valvolini Bluetooth dei pneumatici, cosa ripeto che sulla mia Qashqai del marzo 2018, modello N-Connecta 1600 DCI 131 cavalli, cambio Xtronic, non ha fatto, ragazzi. Anche percorrendo 10, 20, 30 km, 100, sono arrivato a 12.000 km, ho resettato più volte da questo menu i sensori e, ragazzi, non gliene è potuto fregare di meno. Allora, siccome lui non me ne potete fare niente, sapete che vi dico? Che andate a piare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci. Quindi non mi andava di andare alla Nissan per questa stronzata e oggi ho approfittato per invertire nuovamente le gomme e ripristinare il tutto. Allora, fatto ciò, torniamo indietro e usciamo dal menu impostazioni. Quindi scorrendo indietro ci riporta sul menu pressione pneumatici, 2.3 anteriori e 2.1 posteriori, quindi adesso siamo a posto. Ripeto, per chi ha l'autovettura forse più nuova della mia, quindi dal 2018 in poi, magari se fa questa prova e mi fa sapere se effettivamente funziona o no questo reset dalle impostazioni del Qashqai. Siamo giunti al termine di questa breve guida, spero vi possa tornare utile per chi ancora non ha avuto a che fare con il Qashqai o comunque per chi ha appena acquistato questa stupenda autovettura. So che ci saranno tantissime persone adesso che commenteranno: stupenda, è un cesso, è un bidone, è rumorosa, vibra dappertutto. Ragazzi, io devo dire che dopo 2 anni di utilizzo, 2 anni e mezzo di utilizzo, io ne sono rimasto estremamente soddisfatto. Attualmente ho 41.000, quasi 42.000 km e non mi posso lamentare. Come al solito, se il video vi è tornato utile, vi è piaciuto, mettete un like.
iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ripeto, a voi non vi costerà nulla, a me darete la possibilità invece di fare tantissime cose. Noi come al solito ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao belli, statemi bene.